Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vorrei parlarvi del riscaldamento vocale con lip roll e tongue trill. Dopo aver fatto i nostri esercizi di detensionamento, se non sai di cosa si tratta ti rimando al relativo video. Possiamo passare finalmente al riscaldamento vero e proprio che riguarda le corde vocali. Anche queste ultime infatti sono dei muscoli e come ogni altro muscolo bisogna fare stretching per permettere loro di lavorare al meglio. Uno degli esercizi di riscaldamento più utilizzati è sicuramente il lip roll, che è questo qui. Si ottiene facendo vibrare le labbra al passaggio dell'aria. Come ogni altro esercizio di riscaldamento è bene ricordare di rimanere sempre il più possibile rilassati, non sentire tensioni corporee né a livello dell'addome né a livello della gola o della faccia. Ricerchiamo una respirazione naturale, non costretta o forzata. Allo stesso tempo cerchiamo di ridurre al minimo il lavoro dei muscoli della faccia o del collo, ma semplicemente le labbra sono vicine e vibrano. Non faccio altro. Ovviamente da dove parte il suono? Parte da qua, come sempre. È qui che parte l'aria. Poi le corde vocali vibrano al passare dell'aria e la nostra voce esce. Per cui non concentriamoci mai troppo qua, anzi non dovremmo mai farlo. Lasciamo che la voce esca semplicemente sentendoci coordinati con la vibrazione dell'aria. Questo esercizio è fondamentale per capire se stiamo utilizzando in maniera più o meno corretta la respirazione. Infatti se le labbra vibreranno in modo costante, significa che anche l'aria sta uscendo in modo costante. Quindi è un modo molto utile per avere un riferimento oggettivo e fisico della nostra respirazione in relazione al canto. Come fare questo esercizio? Beh, possiamo partire prima liberamente facendo dei glissati liberi come degli aeroplani che vanno dal basso all'alto e dall'alto al basso. Poi possiamo vocalizzare su fraseggi semplici come dei salti di terza o dei salti di quinta, sempre glissando dalla prima alla seconda nota e viceversa. Quindi non cerchiamo di staccare le note tra di loro, ma leghiamole sempre insieme, mantenendo il fiato costante e quindi anche la vibrazione delle labbra sarà sempre la stessa. Possiamo anche seguire una breve scala, per esempio, sempre legando tutte le note. Cerchiamo di partire da una nota che per noi è comoda, quindi da una tonalità che non è né troppo alta né troppo bassa. Poi possiamo salire di semitono in semitono, così. Cerchiamo sempre di rimanere leggeri e di non esagerare né con l'aria né con il volume. Rimaniamo rilassati e cerchiamo un'emissione il più possibile naturale. Il tongue trill ha lo stesso principio del lip roll, con la differenza che sarà la lingua a vibrare, così. La differenza è che il suono sarà più aperto e quindi dovremo lavorare maggiormente col sostegno per bilanciare una maggiore quantità di aria. Anche qui partiamo con un fraseggio comodo e il principio è lo stesso identico del lip roll. Prediligere un esercizio piuttosto che un altro è molto soggettivo, per cui ti consiglio di provarli entrambi e poi iniziare con quello con cui ti trovi meglio. Tuttavia ti consiglio col tempo anche di provare gli esercizi che non ti vengono spontanei, perché potrebbe significare che quell'esercizio che fai fatica a fare ti metta davanti a delle difficoltà tecniche e quindi il modo migliore per superarle è affrontarle. Bene, se ti è piaciuto questo video lascia un like e iscriviti al canale. Se sei interessato al mio videocorso completo trovi il link in descrizione. Se hai delle domande o richieste scrivile nei commenti. Ti aspetto settimana prossima per una nuova pillola sul canto. Ciao!